Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qualche tempo fa, qualche settimana fa ormai, un'amica mi ha contattato e mi ha chiesto di poter controllare la sua Opel Corsa modello D, in quanto in fase di frenata lei sentiva delle vibrazioni, un rumore un po' di ferraglia, diciamolo così. Io sono andato a controllare, quindi sono andato a vedere ed ho constatato subito le pastiglie e i dischi che erano proprio terminati da sostituire. Adesso andremo a fare la sostituzione dischi e pastiglie, ok? Ma prima però, se ancora non l'avete fatto, io vi voglio andare a invitare ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, così potete rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. E perché no, mettere anche un bel mi piace. Detto questo, però, prima di iniziare con la vera e propria sostituzione, io sono già andato a sostituire la parte destra. Adesso mi metto guanti e vi faccio vedere le condizioni in cui era. Partiamo subito con le pastiglie. 40.000 km e le pastiglie erano ridotte in questo stato qui. Manca proprio la parte di ferodo. Nella parte in cui andremo a fare insieme sarà ancora peggio, purtroppo, perché il ferodo praticamente si è eliminato tutto e andava ferro con ferro. Per questo io ho dovuto dirgli anche di andare a sostituire i dischi. Questo disco qua io l'ho già misurato e poteva fare anche un altro giro di pastiglie, però l'altro, essendo che andava a grattare ferro con ferro, si è andato proprio a segnare. Io l'ho visto all'esterno e quindi io non mi sono sentito di lasciarli. Gli ho caldamente consigliato di andare a sostituire anche i dischi. Abbiamo preso per la sostituzione tutto il kit Brembo. Vi faccio vedere velocemente. Le pastiglie, a differenza di quelle più economiche, hanno anche i lamierini all'interno. Questi sono quelli dove va a scorrere la pastiglia, va a scorrere in questo modo. Quindi sono presenti sia lamierini che anche due bulloncini, ok? Mentre per quanto riguarda il disco, è arrivato ovviamente oleato con il suo olio, che poi andremo a togliere. Il disco è un autoventilato, come potete vedere. Una cosa vi dico, ecco, un consiglio che vi do: se volete andare a misurare i vostri dischi, lo potete vedere lo spessore minimo, ok, per fare eventualmente un altro giro di pastiglie, lo andrete a trovare, adesso ve lo faccio vedere, qui stampigliato qui. C'è scritto, esempio, in questo caso 20 mm. Se andate a misurare e il disco è meno di 20 mm, ovviamente lo dovete andare a sostituire. Rimettiamo dentro tutto e direi che possiamo iniziare con l'operazione. Andiamo. Sono andato ad alzare la parte posteriore in questo modo, potete vedere, per andare ad inserire poi questo nella parte anteriore. Quindi vi faccio vedere, io vado a inserirlo in questo punto qui, così. Adesso andiamo a abbassare il veicolo piano piano. Ok, lascerò comunque il crick puntato perché tanto poi avrò anche il cavalletto e non avrò nessun tipo di problema. Prima di iniziare con l'operazione però andiamo ad aprire il cofano anteriore ed andiamo a verificare il livello dell'olio ed aprire il tappo della vaschetta dell'olio. Andiamo a togliere il tappo e
Nel frattempo vi dico anche questa cosa qui: mano a mano che le pastiglie poi andranno ad assottigliarsi, quindi a consumarsi, il livello nella vaschetta andrà ad abbassarsi, in quanto poi i pistoni devono allargarsi e quindi dovranno andare a compensare. Questo significa che quando avete esempio le pastiglie a metà consumo, troverete il livello dell'olio basso. Vi sconsiglio di andarlo ad aggiungere, in quanto poi quando andate a fare l'operazione di sostituzione pastiglie e che andate a comprimere tutti e due i pistoni, l'olio vi andrà a uscire. Come prima cosa andiamo a rimuovere i copri bulloni, questi. Bussola 17, andiamo a togliere la ruota. Bene ragazzi, adesso andiamo a mettere un cartone per non andare a sporcare sotto e vi faccio vedere nel dettaglio proprio il solco che si è andato a creare. Questo è dovuto appunto alla pastiglia che ha consumato tutto il ferodo e quindi sta lavorando ferro con ferro. Andiamo a riportare il pistone tutto all'interno. Utilizzerò un cacciavite, andrò a puntarmi qui all'inizio della pastiglia e andrò a fare leva in questo modo. Vi lascerò comunque il link in descrizione qualora voleste acquistare l'attrezzatura specifica che si va a agganciare qui all'interno della pinza. Bene, come vedete adesso la pinza è libera e andremo a togliere i due bulloncini da 13 che si trovano qui. Bussola da 13 con il cricchetto . Non ci servirà mettere un'altra chiave in quanto, come vedete, è già bloccata. Basterà solamente svitare. Tolte le due viti, viene via la pinza. E in questo caso io utilizzerò un laccio ed andrò a fissarlo sul ammortizzatore. Una volta fissata possiamo andare a togliere il portapinze e le pastiglie. Prendiamo un cacciavite più fino ed andiamo a rimuovere le pastiglie. Ci basterà fare così, in questo modo. Una e due. Andiamo a rimuovere anche le guide che si trovano qui. Fatto questo, andiamo a togliere il portapinze. Chiave da 19 e via. Una la allento e vado a togliere anche l'altra.
Prima di togliere il disco però ragazzi vi faccio vedere lo stato di usura delle pastiglie che non vi ho fatto vedere prima. Come vedete andava a lavorare ferro con ferro e mi ha fatto questo solco, è andato a fare appunto il solco sul disco, mentre nella parte interna il segnalatore non si è attivato in quanto c'era ancora del leggero spessore. Andiamo a togliere i due bulloncini con chiave Torx, prendiamo un cacciavite, lo andiamo a infilare in questo modo, così da far sì che mi blocca il disco. Uno e due. Togliamo il cacciavite e proviamo a toglierlo, vediamo se viene. Ah sì, ecco, è stato anche facile. Alle volte, se non dovesse venire, basterà dare qualche colpo di martello e il disco verrà via. Arrivati a questo punto andiamo a pulire tutta questa parte dalla ruggine con una piccola spazzola. Arrivati a questo punto ragazzi prendo il nuovo disco dalla confezione. Come vi dicevo prima, il disco ha una specie di suo olio protettivo per non farlo arrugginire. Io in questo caso andrò a utilizzare del brake spray, andrò a pulire tutta la superficie dove andrà a contatto la pastiglia. Andiamo a rimuovere il tutto. Non abbiate paura che questo prodotto, mano a mano che poi lo spruzzate, in automatico poi lui andrà ad evaporare da solo, è fatto apposta. Fatta una parte, facciamo l'altra. Bene, perfetto. Siamo pronti ad andarlo a montare. Eventualmente, qualora poi per andarlo a prendere si andrà leggermente a sporcare, basterà andare a ripulire solamente la zona in cui appunto si mettono magari le dita. Andiamo. Procediamo dunque con l'operazione di rimontaggio. Andiamo a centrare il disco, teniamo fermo e mettiamo le due vitine Torx. Ora che abbiamo messo in base le due vitine andiamo a stringerle, quindi operazione di prima, inseriamo il cacciavite facendo attenzione a dietro, a non andare a toccare nulla dietro, e blocchiamo il disco. Stringiamo le due viti così e siamo a posto. Ok ragazzi, stessa cosa dobbiamo fare per il portapinze. Spazzola di ferro, andiamo in questi punti, questi 4 punti dove sono alloggiati i lamierini, andiamo a dargli una ripulita e ci aiutiamo anche con un po' di brake spray. Vi raccomando anche di andare a controllare i due perni, quelli che vanno a far scorrere proprio la vera e propria pinza. Se i perni sono buoni, scorrono bene, non servirà andare a toccare nulla, li andremo a rimontare così come stanno. Direi che così può bastare. Brake.
e anche questa parte fatta. Montiamolo su. (19) ok, una e due. Prendiamo i lamierini, 1, 2, 3 e 4, eccoli qua, e li andiamo ad inserire. Basterà inserirli a pressione. Ecco qua. Una volta che ci siamo assicurati che siano messi bene, possiamo prendere le pastiglie. La parte con il segnalatore la metteremo all'interno, mentre l'altra parte ha presente anche un adesivo. Lo rimuoviamo, si incollerà praticamente alla parte della pinza. Prima di andarle a inserire però do leggermente un po' di pasta ramata qui, leggermente, basta proprio poca, per far scorrere la pastiglia poi nella sua sede. Questa è una, la inseriamo prima di sbiego e poi premiamo semplicemente. Prendiamo anche l'altra, poco poco qui di grasso ramato, 1 e 2, e la andiamo a inserire. Eccola qua. Messe le pastiglie, mettiamo la pinza. Ed anche qui andiamo a fare la stessa procedura al contrario. Così, tiriamo in dentro i due pistoncini. Ok, diamo le due viti. Ok, arrivati a questo punto ragazzi, io direi che qui questo lo possiamo spostare ormai e possiamo, se volete, andare a ricontrollare, qualora non foste convinti, tutte le viti. Potete andarle a ricontrollare, eventualmente anche queste Torx. Io controllo che il disco non sia sporco, mi sembra tutto regolare, per cui procediamo con il montaggio della gomma. Ora vado a dare una leggera stretta e poi andrò ovviamente a ricontrollarle con la dinamometrica. Andiamo a rimuovere il cavalletto, alziamo leggermente, diamo due pompate leggermente, abbassiamo ulteriormente finché la ruota anteriore vada ad appoggiare a terra. Ok. Andiamo a chiudere
a croce. Diamo una ripassata, 1, 2, 3 e 4. Rimontiamo i copribulloni. Ok. Ora che abbiamo abbassato il veicolo, ragazzi, andiamo a pompare il freno un po' di volte. Fatta questa operazione, andiamo a controllare la vaschetta dell'olio dei freni e chiudere il tappo. Verifichiamo il livello d'olio massimo. Andiamo a chiudere la vaschetta. Bene ragazzi, sono rientrato dal giro di prova, sono andato a fare qualche frenata per vedere che tutto funzioni al meglio e così ovviamente è stato. Ho riconsegnato l'auto alla ragazza che è stata contentissima, io idem, ma ora dovrò andare a sistemare un po' il banco ed andrò anche a buttare via dischi e pastiglie. Cosa molto importante che magari in altri video non vi ho detto e colgo l'occasione di farlo adesso è quella di andare a rivolgervi poi agli ecocentri per quanto riguarda l'olio ma anche per quanto riguarda tutti i ricambi usati. Lì potrete andarli a smaltire in modo regolare. Altra cosa importantissima ragazzi, qualora non ve la sentiste di fare questo tipo di lavoro, mi raccomando non avventuratevi, in quanto se sbagliate, perché ovviamente può sembrare facile, ma qualora veramente andate a sbagliare qualcosa potete fare veramente dei danni grossi a voi ma soprattutto anche agli altri, perché poi quando sarete su strada, se la macchina non andrà a frenare in modo regolare, ovviamente potrete causare un incidente. Quindi mi raccomando, prestate veramente molta attenzione, soprattutto quando andate a lavorare sul sistema frenante. Vi ricordo anche ragazzi che per qualsiasi dubbio o perplessità la potete scrivere sotto nei commenti. Poi mano a mano che andrò a vederli vi risponderò e perché no spero anche proprio di potervi aiutare. Sempre sotto poi vi lascerò tutti i link dei prodotti che ho utilizzato. Utilizzando appunto questi link andrete a supportare il canale. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la solita campanellina e mettere anche un bel mi piace, ovviamente, se questo video vi è piaciuto. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!